Non vorrei mettervi in allarme, ma da quanto ho capito dai media, oggi, giovedì 27 agosto, la Russia starebbe per attaccare la NATO ed in particolare Londra. Dopo che il capo della CIA un paio di giorni fa si è recato a Mosca, nessuno sa di cosa è andato a parlare, ma tutti speculano e hanno i media tutti insieme all'unisono stamattina, riportando un po' quello che ha riportato il Wall Street Journal, no? Hanno riportato tutti quella tesi del il capo della CIA è andato in Russia per sculacciare Putin ed evitare che attacchi la NATO perché aveva l'intenzione di farlo a breve. Questo è quello che ci sta riportando il mainstream in questo momento. NTV, il capo della CIA, ha avvertito a Mosca di un attacco alla NATO. Non ci sono informazioni ufficiali sul motivo del viaggio in Russia, questo è riportato dal quotidiano tedesco di Radcliffe. Il Wall Street Journal e Politico, citando fonti anonime, riportano che il direttore della CIA ha avvertito Mosca di un potenziale attacco contro gli alleati, per un potenziale attacco contro gli alleati della NATO. Queste sono le traduzioni dal tedesco, è una cosa. L'avvertimento si è concentrato principalmente su una possibile escalation che coinvolgesse i partner occidentali NATO negli stati baltici. Cioè, non sanno che cosa è andato a fare, ma sono riusciti a trasformarla in una minaccia russa all'Europa, alla NATO. Sentite due titoli del Corriere che stamattina erano in home page, ovviamente ho lo screenshot e tutto il resto. Il Wall Street Journal, il capo della CIA in Russia, ha avvertito Putin di non attaccare i paesi della NATO. Esplosioni a Kiev, perché questa notte, poi ne parlerò nel prossimo video, c'è stato un attacco massiccio sia a Kiev che a Odessa, ma soprattutto c'è stato Gerasimov, o chiamatelo come volete, che ha riportato che oramai sono arrivati a pochi chilometri dalla linea hanno sfondato la linea difensiva di Kramatorsk, delle città fortificate, della linea fortificata. Questo per domani mattina, questo invece è un video per oggi. Corriere della Sera. Il capo della CIA ha avvertito Putin di non attaccare i paesi NATO. Poi un altro titolo sempre in home page. Putin prepara un'escalation, le trattative sono a un punto morto, il colpo dell'ex ministro ucraino Fedorov, stiamo lentamente perdendo la guerra. E poi un altro articolo sul Regno Unito, che inserito nel contesto, Londra si prepara ad un attacco russo. Non mi sembra equivocabile. 2 punti. Lo faranno, è inevitabile. Virgolettato. Ovviamente qualche dichiarazione all'interno. Acqua e cibo in scatola, il nuovo manuale. Repubblica. Putin vuole il colpo di grazia. Il capo della CIA a Mosca per chiedere al Cremlino di non attaccare i paesi NATO. Il colpo di grazia. Allora, perdonatemi, ma il colpo di grazia non lo dà per magnanimità, per pietà, quello che sta massacrando. Il colpo di grazia non lo dà chi sta perdendo, chi le sta prendendo. Il colpo di grazia lo dà quello che sta vincendo. Ma siccome ci dicono che la Russia sta perdendo, come fa a darci il colpo di grazia, anzi il capo della CIA deve aver sventato il colpo di grazia? Domanda. Quindi la Russia starebbe per attaccare la NATO. In particolare il Regno Unito, Londra, si prepara ad un attacco russo. Lo faranno, è inevitabile. E fortunatamente il capo della CIA se n'è andato 2 giorni fa a Mosca, velocemente in fretta e furia, e ha fermato con la manina il dito sul pulsante rosso, il dito di Putin ovviamente, che era lì sul pulsante rosso, pronto ad inviare un missile su Londra. Mi sembra poco equivocabile quello che leggiamo nei media oggi. La Russia è in difficoltà, è in estrema difficoltà, ma vuole attaccare la NATO. Perché se noi andiamo a leggere poi non ci sono le avanzate russe e l'ulteriore difficoltà dei bombardamenti dell'Ucraina. No, va tutto quasi bene, se non per le vittime civili che devono essere utilizzate per chiedere più armi, più soldi.
Poi la Russia può attaccare la NATO subito, ma il capo della CIA l'ha fermato. La Russia smentisce ovviamente tutte queste lucubrazioni. Ci mancherebbe altro che dicesse no, è vero, è venuto qua, ci ha fermato che stavamo per lanciare un missile su Londra. Giovedì mattina, stamattina, il governo russo ha liquidato come notizie allarmistiche tutto quello che è stato pubblicato dal Wall Street Journal, dalla CBS e ripreso a pappagallo da tutti i media da riporto, secondo i quali il viaggio a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe, aveva lo scopo di lanciare un avvertimento alla Russia contro qualsiasi attacco ai paesi della NATO. Questo serve a raccontare la posizione dominante dell'Occidente nei confronti della Russia. Ok? Perché se tu dici che il capo della CIA è andato là e ha bacchettato Putin, quali sono gli equilibri? Se invece dici il capo della CIA è andato in Russia inaspettatamente, senza nessuna programmazione, non si sa di cosa hanno parlato, guardi il contesto della situazione, guerra in Ucraina, guerra in Iran, vedi subito invece che si ribalta immediatamente la questione degli equilibri e di chi domina e chi no. Chi è in vantaggio, chi domina, rimane a casa sua. È lui che riceve le visite. Sto governo britannico che sta per essere attaccato, cioè sto governo britannico, sta Londra che sta per essere attaccata, da cosa l'hanno dedotto? Probabilmente dal piano delle emergenze che stanno modificando, integrando, rendendo sempre più importante. Qual è sto piano per le emergenze? È un piano che il Disruption and Emergency serve per, leggo l'incipit, anzi la prefazione dal sito del Ministero della Sicurezza britannico. L'ultimo anno ha portato con sé una serie di rischi complessi, nuove interconnessioni tra il Regno che mai per il Regno Unito. Nel breve periodo trascorso dalla pubblicazione del piano d'azione per la resilienza del corso abbiamo assistito a conflitti in Medio Oriente, crescenti attacchi sotto soglia da parte della Russia, nuove tecnologie, attacchi informatici, fenomeni meteorologici sempre più estremi. Cioè, un piano per le emergenze contro cyberattacchi, blackout, problemi infrastrutture, eventi climatici. Allora, non c'è un diretto, cioè la causa non è l'attacco imminente della Russia, non c'è all'interno, ovviamente, anche se il titolo del Corriere mi sembra inequivocabile: Londra si prepara ad un attacco russo. Ok? Però si stanno preparando per cosa? Per un attacco da parte dei cubani, dei boliviani? Allora, tutto questo serve a spaventare la gente. La gente deve essere spaventata, deve essere tesa, deve essere sempre sul chi va là, deve sempre sentire la minaccia russa, perché la minaccia costante russa permette di riarmarci per miliardi senza che troppe persone si lamentino, visto che le vengono tolte tutte le risorse per i settori fondamentali per i cittadini, e continuare la guerra. Qualcuno potrebbe pensare, se non c'è la minaccia russa, allora abbiamo vinto, dai, chiudiamola sta cosa. Perché continuare se abbiamo vinto? La CIA a Mosca? Le Monde riporta: visita a Mosca della CIA, Trump ha suggerito che riguarda la fine della guerra. È stata una visita di routine e potrebbe venirne fuori qualcosa. Il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che ci sono contatti positivi, qualcosa così di vago, non lo sa nessuno, non lo sanno i giornali, non lo sa la gente comune, non lo so io, non lo sapete voi, non lo sanno gli altri youtuber o quelli che fanno finta di essere youtuber o analisti, non lo sa nessuno. Ci sono varie ipotesi. Quello che possiamo vedere è solo un uso strumentale di alcune di queste ipotesi, che viene fatto per spaventare la gente su un imminente attacco russo che sarebbe stato sventato dal capo della CIA che è corso a Mosca.
Contemporaneamente c'è questa immagine della potenza statunitense e della difficoltà russa che viene sculacciata dal capo della CIA degli Stati Uniti. È ovvio che non può essere così. È ovvio che non è così. È molto più probabile che quello che è andato a fare il capo della CIA è vedere un po' di mettersi d'accordo per trovare una sorta di mediazione, di aiuto, di sostegno per la situazione in Iran, che preme molto di più agli Stati Uniti perché ne stanno uscendo malissimo, escono sconfitti dal conflitto e stanno prendendo schiaffi in faccia continuamente dal punto di vista diplomatico. Ora hanno abbandonato la diplomazia perché non ne tirano fuori nulla, perché se hanno perso la guerra e l'Iran è il coltello dalla parte del manico, ogni accordo diplomatico certificherebbe la sconfitta degli Stati Uniti e il governo Trump deve far vedere ai propri elettori, agli americani, che va tutto bene. Gli americani vivono in una bolla tutta loro probabilmente, perché come fanno a non rendersi conto di quello che è successo in Iran non lo capisco. E adesso sono passati alla fase del sanziono tutti, sanziono questi, quell'altro, e la risposta della Cina, sanziono tutti quelli che commerciano con l'Iran, e la risposta della Cina non è stata proprio bellissima, anche perché tra un po' si incontreranno Xi Jinping e Trump. Trump vorrebbe essere in una posizione appunto di forza, ma non ha queste possibilità. Le spara a zero, un'ora dice una cosa, un'ora dice il contrario, un'ora dopo dice una terza cosa ancora, la Cina questo lo sa, risponde: io continuo a commerciare. Dei paesi che possono essere colpiti, che potrebbe essere anche dalla Russia, che è un partner dell'Iran, la Cina è quello che può sostenere meglio le sanzioni statunitensi. Cioè è una mossa disperata degli Stati Uniti con l'Iran per poter portare a casa qualcosa che possa essere vagamente descritto come una sorta di vittoria. E quindi vogliono mettere in ginocchio economicamente l'Iran, sanzionando tutti quelli che stanno intorno all'Iran, che è proprio il peggio del peggio, voglio dire, quelli che cercano di fare terra bruciata perché non riescono ad ottenere quello che vogliono ottenere. E quindi è molto più probabile che il capo della CIA sia andato in Russia, che è uno stretto partner dell'Iran, per vedere di trovare una situazione, magari concedendo qualcosa, chi lo sa, con in cambio un aiuto per risolvere la situazione, o per un accordo, per iniziare un accordo, magari quelli veri, quelli non alla luce del sole dei giornali, ma quelli che sono sotto. Invece questa ipotesi qui del capo della CIA che va là a casa di Putin a dire non ti permettere di attaccare la NATO, voglio dire, no? Immagina che incidente diplomatico ci può venire fuori da una cosa del genere. È inverosimile. Però teniamoci aperti ad ogni possibilità. Del resto, c'è chi crede che la Terra è piatta. Tutto può essere. Grazie di essere arrivati fin qui. Come sempre vi invito a lasciare un like, un commento, vi invito ad abbonarvi sostenendo il canale con un piccolo contributo mensile che potete fare su YouTube. Ci sono 3 livelli, scegliete quello che per voi è più congruo ai video che porto. Io cerco di portare i miei video ogni giorno, feste incluse, per chi mi segue da tempo lo sa, e c'è l'alternativa Patreon per poter contribuire economicamente al canale. Su Patreon ci sono lo stesso 3 livelli mensili o anche 3 livelli annuali. Scegliete voi quello che vi piace di più. Grazie, al prossimo video.